Ciao a tutti amici tichettiani, e non è un buongiorno. Benvenuti in inverno. Ieri eravamo in estate, oggi siamo in inverno. Così, pam! Così, di schianto. In un attimo siamo passati da un sole a manica corta ad accendere anche il cinebasso dentro Charlie, a una giornata nebbiosa, piovosa, umida e anche con temperature bassine, perché stamani quando abbiamo guardato il termometro segnava 9 gradi. 9 gradi, esatto. Dove siamo? Siamo anche a 600-700 metri. Sì, quello è vero. Non siamo a livello del almeno mare. Stamani. Poi abbiamo fatto una discesa di 200 metri. Esatto, perché come vi abbiamo introdotto ieri volevamo visitare Sarajevo, ovvero la capitale della Bosnia ed Erzegovina. Ci siamo arrivati ieri sera sul tardi. Alla fine stavamo cercando un campeggio che avevamo trovato sulla guida, diciamo, sulle mappe. Si tratta del campeggio Zlatiste. Esatto. Se lo pronuncio bene, ovviamente siate clementi perché le pronunce della lingua slava sono terribili, cioè è difficile, quindi insomma per i nostri amici che conoscessero queste lingue abbiate pietà di noi. E dicevo, siamo arrivati, era tardo pomeriggio, era sera, abbiamo trovato il campeggio Zlatiste. Ci siamo sistemati, abbiamo parlato con la ragazza, molto carina, molto gentile, la ragazza parla inglese fortunatamente, ci ha spiegato come arrivare qua giù in città. Fortunatamente erano rimaste 2 piazzole, siamo arrivati noi insieme a dei tedeschi e abbiamo esaurito tutti i posti, quindi bastava arrivare 5 minuti dopo e noi saremmo stati fuori. Comunque ci ha fatto il prezzo, si paga 66 marchi per una giornata e mezzo, perché noi abbiamo pensato di fare la notte e tutta la giornata di oggi. Poi vediamo un po' come si evolve la giornata. Sì, infatti. 66 marchi. Sì, praticamente sono 44 marchi al giorno che equivalgono a 24 euro giornalieri. Sì. Ovviamente è compreso la connessione wifi, il carico, scarico, docce, l'elettricità credo sia a parte, ma noi non avevamo bisogno e quindi alla fine non abbiamo preso l'allaccio alla corrente. Siamo circondati al campeggio da dei mezzi veramente da fuoristrada estremo, camion, Land Rover, di tutto e di più. Abbiamo fatto questa discesa, abbiamo impiegato tipo 40 minuti e le gambe già iniziano a fumare. Al ritorno probabilmente prenderemo un taxi. Ci ha detto la ragazza che con 15 marchi, l'equivalente di 7 euro, il taxi ci porta su. Ovviamente ci ha anche detto di concordare il prezzo prima di risalire. Esatto, ma infatti ha detto che è un po' una pratica comune di tutti i turisti, visto che c'è per un tratto la strada in discesa, poi ci sono alcuni scalini, farlo a piedi scendendo verso la città. Quando è bel tempo con una mezz'oretta di passeggiata si fa. Ora noi abbiamo impiegato un po' di più perché ci sono delle pietre un po' scivolose, quindi siamo andati molto lentamente per non ruzzolare come le zucche fino a Sarajevo, fino alla città. E al ritorno invece appunto chiamare il taxi, così farla a ritroso in salita. Le biciclette le abbiamo escluse sia per il meteo che per la difficoltà della strada. E quindi diciamo che ora inizia il nostro tour della città. Vi diamo anche qualche informazione via via che percorriamo le sue vie e vi porteremo in giro per la capitale. Esatto, ci tengo a dire che è una meta un pochino fuori dalle rotte turistiche e noi la volevamo vedere da un po' di tempo, quindi anch'essa non è la destinazione finale del nostro viaggio, non ci fermeremo in Bosnia, però appunto passando da questa nazione volevamo vedere un po', diciamo, le attrazioni, i punti salienti, e ovviamente Sarajevo, come sapete, insomma, è stata zona di guerra, è stata molti anni sotto assedio, sicuramente ha delle cicatrici, insomma volevamo capire e approfondire questa tematica. Oggi sarà un pochino tutto più difficile perché sia per le riprese che per le foto dovete avere un attimo di pazienza, perché insomma ci siamo dotati anche di 2 poncho, come si chiamano? 2 poncio, proprio perché a volte con gli ombrelli fare le riprese, fare le foto, di fatto bisogna avere le mani libere, quindi ci vuole un po' di pazienza anche da parte vostra, stiamo lavorando per voi.
Come dicevamo, siamo scesi dal campeggio di circa 150 metri, infatti l'altitudine là sopra era sui 700. La città invece, pensate, si assesta intorno ai 511 metri di media ed è una città che conta ben 350.000 abitanti, quindi è abbastanza grande. È degna di nota la multiculturalità e soprattutto le multireligioni che convivono proprio in questa città. C'è la religione cattolica, la religione musulmana, la religione ebraica e ortodossa. Abbiamo visto tante moschee e tante varietà di chiese di tutte le religioni. Questa multiculturalità e multireligiosità hanno fatto sì che ci sia stato in passato un incontro tra Oriente e Occidente e addirittura le hanno dato l'appellativo di Gerusalemme dei Balcani. Non vi abbiamo detto, cosa molto importante, che Sarajevo è attraversata completamente longitudinalmente da questo fiume che si chiama Miljica o qualcosa di simile, perché non lo so pronunciare, è una serie di consonanti tutte attaccate e è difficile. Carino, pulito al momento, con tante paperelle. Attraversiamo il primo ponte. Attraversato il ponte troviamo subito uno dei posti più iconici di tutta la città e che ha segnato gli eventi della storia. Come avete visto, abbiamo appena attraversato questo ponte e subito dopo siamo giunti al primo museo che incontriamo, che vi dicevo poc'anzi essere un luogo che ha segnato la storia, gli eventi della storia. Questo non è un ponte qualunque, ma è il ponte più antico di tutta la città. Si chiama il Ponte Latino, di origine ottomana, caratterizzato da queste 4 arcate. È stato costruito in pietra e gesso ed è visibile da vari punti della città. Ovviamente è uno dei simboli di Sarajevo. E proprio di fronte a questo ponte avvenne nel 1914 l'evento cruciale che scatenò l'inizio della prima guerra mondiale, ovvero l'assassinio dell'erede al trono austriaco Francesco Ferdinando e della sua moglie Sofia. Scusate la confusione, ma siamo proprio in un punto nevralgico della città e sfrecciano dietro di noi. In una delle piazze principali abbiamo incontrato, diciamo così, la fontana più famosa della città, quella più iconica, quella più fotografata. Infatti ci sono tante persone che si fermano e si fanno il selfie. Si chiama Fontana Sebii, è stata realizzata da un architetto ceco, Alexander Wittek, e è in stile moresco. Molto pittoresca questa piazza, siamo infatti nel quartiere storico Bashkarsija, se lo pronuncio bene. Nel cuore pulsante della città, e nel frattempo è ritornato a piovere. Che bellezza! Oggi va così. Sembrava che avesse smesso, infatti c'è un gran traffico, tutti suonano questi clacson, c'è molte persone a piedi, perché questa è anche e soprattutto è un'area pedonale, quindi per quello si passeggia bene. Un po' meno per il meteo.
Stiamo girando un po' per il quartiere centrale, abbiamo trovato un bancomat Unicredit, quindi dove c'è anche la scritta in italiano, e abbiamo prelevato grazie alla nostra carta N26 con 0 commissioni. Buono, buono, buono. Per il momento abbiamo preso 200 marchi, che sono un centinaio di euro. Mi viene Corone ogni tanto, Sì. faccio un po' un mix di valute, però sono marchi. Ci siamo spostati, ora attraverseremo un altro ponte perché abbiamo visto un bel punto panoramico che tra poco scoprirete insieme a noi. Ponte del XVI secolo che è stato dichiarato monumento nazionale appunto del paese nel 2005. Ci troviamo proprio sul ponte e alle nostre spalle vediamo la Biblioteca Nazionale e sede anche del municipio della città. È un edificio variopinto, molto colorato, in stile moresco, risale all'epoca del 1896 circa. È stato purtroppo danneggiato gravemente e prese fuoco durante il triste assedio di Sarajevo nell'anno 1992. Non vi sto a narrare le vicende della guerra che hanno coinvolto questa città, perché tutti purtroppo ci ricorderemo il conflitto bellico che ha coinvolto tutti gli stati appartenenti alla Jugoslavia, quella che era la Jugoslavia stessa, e quelli poi che si sono scissi, diciamo così. La biblioteca, come vi dicevo, prese fuoco e pensate un po', morì anche all'interno di essa una giovane bibliotecaria di circa 30 anni. Fu salvato grazie all'intervento di tanti civili 1/10 dei manoscritti e dei libri che in essa erano contenuti. Dopo ingenti lavori di ricostruzione, solamente nell'anno 2014 è stata ricostruita e riaperta al pubblico. Oggi, oltre, come vi dicevo, che sede del municipio, un piano è interamente dedicato a mostre addirittura permanenti, eventi, convegni, eccetera. Da quest'altra parte del fiume, oltre a vedere molto bene il palazzo, abbiamo questa scritta iconica con il nome della città, ed è anche meta di fotografia, soprattutto da parte dei giapponesi. La città si gira bene a piedi, è molto piccola, non ha una metropolitana, però ci sono moltissimi tram, quindi se non vi va di fare la passeggiata a piedi potete usare i tram come mezzo di spostamento. Purtroppo questo meteo ci condiziona anche il racconto della città stessa, perché a tratti piove, a tratti no. Ora fortunatamente sembra aver smesso. Speriamo che esca un po' di sole nel pomeriggio. Alle brutte ci si chiuderà in un locale a guarda, mangiare qualcosa. Ma soprattutto per i colori, perché vedete, questo ci dispiace, piatta, grigia, mentre ce la immaginiamo con il sole, e comunque deve essere una città, cioè no, deve essere, è una città interessante. Con il sole ovviamente risalta tutto di più. Anche Mostar, che abbiamo visto solamente ieri, con il sole cambia completamente l'aspetto e l'atmosfera della città. Pazienza. E purtroppo ha messo diversi giorni di pioggia, quindi nemmeno a dire che uno aspetta qualche giorno. Ma noi viaggiando in questo periodo siamo anche consapevoli e prendiamo un po' quello che viene. Qualcuno ci ha chiesto: ma come mai, come fate? Ci plasmiamo alle situazioni, ecco. Siamo adesso entrati in una specie di galleria, un bazar, chiamiamolo così, con tutti i negozi di tutti i tipi, di abbigliamento soprattutto. Sì, borse, scarpe. C'è un bel calduccino. Soprattutto fa caldo e non piove qua sotto. Ci asciughiamo un po' l'umidità. Comunque ci sono tanti richiami alla Turchia. Ovviamente è un paese con tanta popolazione
anche musulmana, diciamo. Sì, ma infatti abbiamo sentito una guida parlare, diceva che la popolazione bosniaca comunque sono forti bevitori di caffè e questo probabilmente gli viene dall'influsso, diciamo, turco. Qui bevono chai, hanno tutti i pentolini, non mi ricordo Abbiamo il visti nome, tanti, sì. per il rito del caffè. E sono anche dei forti fumatori, spiegava la guida, abbiamo sentito mentre spiegava il gruppo, quindi di sigarette. E l'abbiamo anche visto in giro. Fumano molto, sì. E camminando nel centro della città, tra 1000 moschee, troviamo anche questa chiesa cattolica. Ovvero è la cattedrale del Sacro Cuore. E qui davanti troviamo anche una statua di Papa Wojtyla. Siamo in un punto nevralgico di Sarajevo. Qui, oltre che la cattedrale cattolica, alle nostre spalle c'è un palazzo, ovvero una galleria che è stata chiamata la galleria dell'11 luglio del 95, una data storica molto importante. In questa galleria, dopo un lavoro di raccolta di materiale didattico, fotografico, durato circa 7 anni, sono state raccolte appunto quelle che erano le testimonianze di un genocidio spaventoso che purtroppo è poco noto al di fuori della Bosnia, il genocidio di Srebrenica. È una parola difficile da pronunciare, come altrettanto difficile da digerire questa atrocità che è stata attuata nel periodo appunto bellico a circa 8.372 persone che sono state uccise e gettate in fosse comuni, pensate un po'. Praticamente stiamo percorrendo l'arteria principale della città, la via più famosa, che si chiama Ferradigia. Esatto. Ed è ricca di locali, ristoranti, negozi, oltre che attraversare anche i monumenti più famosi. È proprio il cuore pulsante, è l'arteria praticamente, quindi qui abbiamo un po' il modo di vivere, diciamo, si può vedere il modo di vivere dei locali, persone che stanno al tavolino e sorseggiano il chai, il caffè, insomma è molto pittoresca, negozi, però ci sono anche dei parchi, dei giardini. E soprattutto sarà anche il luogo dove troveremo un posto dove mangiare e assaggiare qualche piatto locale. Abbiamo prelevato, quindi ci hanno detto al campeggio che non accettano le carte di credito in molti posti e quindi avere un po' di contante fa sempre bene. Per gli amanti della musica rock, qui in questo luogo è nato il gruppo degli Indexi. Li conoscete? Ci troviamo adesso nel cuore del quartiere turco e siamo dentro uno dei mercati più famosi e antichi della città. Qui i cittadini vengono a comprare frutta e verdura, ci sono tanti luoghi dove mangiare e questa dietro di noi è una parete, un muro rosso con tutti questi nomi che segnala un triste evento, anzi una serie di tristi eventi che sono occorsi durante le guerre. Qui sono cadute delle bombe in cui persero la vita decine di cittadini della città. Stiamo parlando del 1994, quando in un primo bombardamento persero la vita ben 64 persone. L'anno successivo altri 43 civili morirono sotto i bombardamenti. Tutte le persone che vengono a fare acquisti si fermano spesso davanti a questo muro a ricordare i propri cari. E sul muro rosso sono segnati tutti i nomi dei civili morti, purtroppo. La signora del banco qui della frutta e verdura, non ci avevamo fatto caso, ci ha segnalato anche un buco nel pavimento, nell'asfalto. Sembrava un semplice foro nell'asfalto, ma in realtà è il segno indelebile di un bombardamento. E vi assicuro che fa molta impressione vederlo, mette proprio i brividi. Alcune crepe del suolo sono state coperte con una resina rossa, infatti disseminati per la città troviamo questi petali di resina rossa, segnalano i luoghi dove sono morti appunto i civili sotto il tiro dei cecchini oppure sotto un bombardamento.
Ci vedete un po' bui? Sì. È un localino con luci soffuse. Esatto. Davanti al mercato ci siamo fatti tentare da una vetrina piena di burek e ci piaceva perché l'abbiamo assaggiato in Turchia, quindi sembra che sia bello a vedere. Pieno di carne. Pieno di carne, quindi ora ci mangiamo il primo burek dopo tanto tempo. Esatto, e noi non ci vediamo molto bene perché è un po' buio, ma la bocca la troviamo, non vi preoccupate. Buon appetito. Vabbè. Ale, a stomaco pieno si ragiona meglio. Abbiamo mangiato 2 burek e una bottiglietta d'acqua e abbiamo speso relativamente poco. Sì, no. 11 marchi. 11 marchi che sono, dovete fare diviso 2 perché più o meno la conversione è 1 euro, 1 marco e 95. Quindi abbiamo speso 5,50 euro. Sì, indicativamente sì. Lungo il nostro percorso ci siamo appena imbattuti nella Fiamma Eterna, che è un monumento commemorativo per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Una fiamma vera e propria, proprio accesa. Ci circolano intorno i piccioni, se non stanno attenti diventano arrosto, poverini. In una via secondaria abbiamo individuato anche un mercato. Qui, a differenza di prima, troviamo tutti i capi d'abbigliamento e articoli di vario genere. Alla fine il centro è talmente piccolo che fate 2 passi e già vi ritrovate davanti al fiume. E da qui notiamo le colline che circondano tutta la città e il nostro Charlie è là sopra. In mezzo alla nebbia. In mezzo alla nebbia, quindi i pannelli solari non caricano. Mannaggia. Si preoccupa. Io ci penso. Ma noi abbiamo il doppio impianto e la doppia batteria. Allora. Non poi... avete visto il video? Andate a vedere, No, già quando siamo scesi le batterie erano oltre il 90%, quindi io dormo sonni tranquilli. Ah, perché ora dormi? Certo. E sotto la pioggia, imperterriti, i locals giocano a scacchi, incuranti di tutto, del tempo. È vero, sono forti questi signori, perché come avete ben visto è ricominciato a piovere proprio in maniera copiosa. A fianco alla scacchiera c'è la cattedrale ortodossa, che è una delle più grandi del paese. Scusate il rumore sottofondo, ma stanno facendo dei lavori nel parco. È del 1868. È stata costruita nel 1868 ed è in stile barocco, con dei richiami serbo-bizantini. Siamo passati casualmente a fianco a questo edificio che è in parte purtroppo distrutto. Era uno dei più vecchi e più grandi caravanserragli del tempo, conosciuto con il nome di Tash Khan. È stato costruito nel 1543, nel periodo di grande espansione della città di Sarajevo. Sembra che l'etimologia del nome Tash Khan derivi dal fatto che fosse stato fatto di pietra, e quindi questa dovrebbe essere stata la traduzione. Era a tutti gli effetti appunto un caravanserraglio dove le persone, i passanti, i viaggiatori si fermavano. Pensate che il cartello riporta che era gratuito fermarsi e riposare qui. Era piuttosto grande come estensione, addirittura poteva accogliere 90 ospiti con una capacità totale di 70 cavalli, quindi piuttosto esteso, con circa 30 stanze da letto
Ciascuna di queste, pensate un po' alla particolarità, aveva un camino all'interno, e questo camino ovviamente con delle condotte riscaldava un po' tutte le stanze, quindi era il vero e proprio sistema di riscaldamento. E proprio qui di fronte poi hanno costruito questi mega hotel che di sicuro non sono gratuiti. No, no. Ovunque troviamo la mascotte delle Olimpiadi di Sarajevo del 1984 e qui è rimasta nel cuore di tutta la popolazione. È vero, infatti l'abbiamo letto che questa mascotte, nonostante siano passati così tanti anni, è veramente ancora un simbolo, come una rivalsa, come un riscatto per gli abitanti di questa città, e quindi la trovate in ogni vetrina, in ogni bancarella. Purtroppo la pioggia non ci dà tregua, ora passiamo sotto la moschea dell'imperatore e raggiungiamo un altro palazzo famoso. Anche questa moschea molto importante, edificata nel 1457 in seguito alla conquista ottomana della Bosnia. Vedete tutto questo grande via vai di camion della birra, perché siamo di fronte al birrificio numero 1 della Bosnia, la Sarajevska Pivara, ovvero la birra di Sarajevo. È un birrificio storico, pensate un po', che è rimasto aperto, è l'unico che è rimasto aperto durante il periodo storico di guerra, tra il 92 e il 95. Alla fine il giro sta per finire, abbiamo preso il taxi. Ed eccoci ritornati, benvenuti in Transilvania ragazzi. Ma che tempo c'è? Ma qua su questi colli non si vede niente, nebbia fitta. Il tassista andava come un pazzo per quelle stradine, i migliori 15 marchi spesi finora in Bosnia. Ha fatto delle stradine così, delle pettate, come diciamo noi, delle pettate assurde, per tornare qua su. Come dicevamo è bella, c'è un bel dislivello, ci ha risparmiato una bella camminata e non ce la potevamo fare, quindi abbiamo speso 7 euro a testa. 7 euro in due, scusa, 7 euro in due. 7 euro in due, perché sì, 7,50, perché sono 15 marchi, più o meno la metà, e sono veramente i miglior spesi finora. Ora ci riscaldiamo un attimo, ci asciughiamo. Siamo un po' cotti. Sì, facciamo i servizi a Charlie, perché siamo venuti nel campeggio anche perché dobbiamo scaricare le acque grigie, scaricare il VC, caricare un po' d'acqua, insomma facciamo tutti i servizi per Charlie e poi via verso nuove avventure. Dopo esserci asciugati ben bene dall'acquata presa, ci siamo fatti un tè, ci siamo un po' scaldati, abbiamo sistemato un po' Charlie all'interno, siamo ripartiti, abbiamo lasciato il campeggio. La signora, una ragazza giovane, è a conduzione familiare, è stata molto carina, molto gentile. Ieri ci aveva detto che partendo nel pomeriggio di oggi ci avrebbe fatto pagare una notte più mezza giornata, e invece alla partenza, non lo so, forse ci ha visto infreddoliti, non lo so, ci ha fatto pagare soltanto una notte, 44 marchi che sono 22-23 euro al cambio. Siamo stati bene, posto molto tranquillo, silenzioso, l'unico neo è che è un po' distante come vi abbiamo spiegato, quindi potete decidere magari con la bella stagione di farvi la passeggiata anche al ritorno. Noi abbiamo preso il taxi per salire. Abbiamo fatto tutti gli scarichi, abbiamo scaricato le acque grigie, caricato il serbatoio delle acque chiare, ieri ci siamo fatti la doccia quindi avevamo bisogno, e scaricato la toilette, insomma, quindi siamo operativi.
e possiamo andare a cercare la prossima tappa che con questa nebbia non sappiamo se troveremo, perché vi faccio vedere è veramente una serata pessima, non si vede molto bene. Sono solamente le 3:30. Sì, esatto, pomeriggio, quindi insomma considerate che là sotto c'è la città e si vede una coltre di nebbia. Noi andremo avanti con il nostro fidato Charlie. What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control and take a step out into the unknown? Oh, oh, oh. What do I know? Of that reality, don't want another surprise.